Ciao amici e amiche del segno del Capricorno, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 30 marzo al 5 aprile. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere qualche indicazione in più. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli, i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo innanzitutto ad inquadrare come andrà la vostra settimana, quindi le energie principali, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Troviamo come prima carta la falce. Allora, la falce, essendo molto forte come energia, spesso associata ai cambiamenti improvvisi, a un qualcosa dove sentiamo l'esigenza di muoverci abbastanza in fretta, quindi di prendere delle decisioni rapidamente, di dare un bel taglio netto a qualcosa e quindi in questa circostanza può essere positiva perché stiamo concludendo un lavoro o una fase importante del nostro lavoro e allora quindi c'è questo bel taglio netto che ci permetterà di raccogliere i risultati. Dall'altro lato, se ci sono delle situazioni un po' ingombranti, un po' difficili, allora ecco che è il momento giusto proprio di tagliare il superfluo, ciò che ci blocca, ciò che non sta funzionando, soprattutto se vogliamo prepararci a una nuova fase molto più positiva, più costruttiva, più serena. C'è la carta della stella, vuol dire che ci stiamo proiettando verso il futuro, quindi abbiamo bisogno di rinnovare noi stessi, le nostre stesse energie e quello che stiamo facendo. Quindi una bella carica di speranza, di ottimismo. Potrebbe esserci qualche evento, qualcosa nello specifico che vi dà questa bellissima energia con nuovi obiettivi e ispirazione. Quindi di accogliere il rinnovamento. Già quando entra un'energia del genere è positiva per noi stessi, però vedremo i risultati e abbiamo questo bouquet che appunto ci parla di ottenere dei risultati. È molto bella perché ha a che fare con la felicità, con la spensieratezza, con l'appagamento, diciamo in senso lato, però che ci viene portato da qualcosa. Può essere un invito, una novità, un dono, un premio, un apprezzamento. I segni zodiacali da attenzionare sono particolarmente quei segni di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, e abbiamo anche un po' quelli di Terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore e relazioni. Allora, amore e relazioni, ovviamente soprattutto coppia single, però ricordo che alcune cose possono riferirsi anche ad altri tipi di relazioni, amicizie e famiglia, quindi consiglio sempre di ascoltare. Abbiamo questo bellissimo Giacinto. Giacinto può essere molto positivo in senso lato perché indica quel gioco di seduzione, quel gioco amoroso che ci parla di attrazione, di tentazione o provocazione, quindi magari può essere utile per migliorare sia l'intimità o anche la relazione in senso lato. Può avere a che fare anche con un desiderio inespresso, cioè magari se volete comunicare qualcosa, se avete delle idee in particolare e non sapete se magari l'altra persona può condividere, accettare o può far piacere una determinata cosa, allora ecco, magari meglio aspettare, meglio valutare, potreste trovare il momento giusto successivamente. Perché dico questo, essendoci la calendula, forse al momento ci sono delle cose un po' più importanti da sistemare e da valutare e quindi alcune cose è meglio proiettarle o pensarle per il futuro, quindi più concentrazione invece a cose che sono un po' più urgenti, almeno
in questo momento. Possono essere cose strettamente personali, possono essere cose di coppia e famiglia, magari alcune situazioni che vi coinvolgono entrambi e quindi vi state sostenendo e aiutando, quindi più attenzione alle questioni urgenti e prioritarie. E poi le altre cose abbiamo visto comunque si possono realizzare o possono essere posticipate ad un prossimo futuro, però si può in qualche modo cercare di organizzarle, soprattutto se poi volete rinnovare il vostro stesso futuro, magari chi sta valutando di comprare casa, non mi riferisco solo alle coppie, magari le coppie stanno pensando di trasferirsi per andare a convivere, potrebbe esserci un matrimonio, io parlo di trasferimento un po' per tutti quanti, o anche fare altri tipi di investimenti, ma questo lo vedremo meglio per le questioni pratiche. Io parlo di investimenti di sentimento anche verso nuove situazioni per aprirsi e lasciare andare le cose che non funzionano. Quindi single in ascolto, queste carte indicano proprio che ci sono quei dubbi, quei sospetti verso una persona che forse già conoscete e che il vostro intuito vi sta dando ragione, anche forse alcune situazioni, atteggiamenti, eventi in particolare, e allora quindi si può procedere oltre, perché Giacinto ci può parlare di qualche novità, di qualcosa che potrebbe essere interessante. Di sicuro la novità è aprirsi a queste nuove situazioni e magari le vedrete successivamente. Vediamo adesso la parte più pratica del lavoro delle finanze. Troviamo la carta artista. Ecco, questo ha a che fare proprio con incominciare ad impegnarsi nel nostro presente per quei progetti che hanno bisogno di tempo poi di maturarsi e di realizzarsi. Quindi abbiamo questi progetti di lunga durata e abbiamo bisogno di intensificare la nostra ricerca, il nostro lavoro, il nostro impegno, sfruttare al massimo le nostre capacità. Quindi già ci sta dicendo che c'è realizzazione, c'è ottenimento. Alcune cose nell'immediato si possono ottenere subito, altre, come vi dicevo, hanno bisogno di maggior tempo, però bisogna muoversi adesso. Questo è il momento giusto e favorevole, quindi osservare, valutare. Magari se avete bisogno di coinvolgere qualcuno che vi può sostenere, aiutare, darvi degli ottimi consigli. Quindi questo vale un po' per tutti, sia chi ha il lavoro che magari state valutando di questi nuovi progetti, idee, eccetera. Saltato fuori anche nel corso della lettura per chi vuole fare degli investimenti, comprare, vendere casa, altre tipologie di progetti, chi vuole anche cambiare lavoro, magari forse questo non è proprio il momento giusto perché forse non ci sono proprio i presupposti, però incominciare a piantare qualche nuovo semino può essere giusto, e magari che già chi è in cerca di lavoro è molto molto favorito il fatto di ampliare la propria ricerca o di cambiare qualcosa, perché se nel momento le cose non hanno funzionato, appunto c'è la falce che sta dicendo tagliamo di netto qualcosa o facciamo un profondo cambiamento proprio per proiettarci verso altre cose che possono essere molto più giuste e stimolanti per voi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!